Tutti sanno che esistono piante che curano, piante che nutrono e piante velenose che possono far male, addirittura uccidere. Nei tempi antichi, in Ucraina, si credeva che ci fossero anche piante con proprietà magiche. Si parlava soprattutto di un fiore rarissimo, il fiore di felce. Si diceva che questo fiore sbocciasse nella notte di San Giovanni, a giugno. Chi lo avesse colto avrebbe potuto ritrovare le cose smarrite o nascoste, specialmente se erano di valore. A caccia del fiore di felce andavano dunque i cercatori dei tesori rubati e poi sotterrati dai briganti. Era gente coraggiosa. Avventurarsi nei boschi bui e umidi era pericoloso perché il fiore era gelosamente custodito dagli spiriti maligni che non volevano che i suoi poteri magici fossero conferiti agli esseri umani. Gli spiriti facevano di tutto per spaventare chi si mettesse in cerca del prezioso fiore e qualora non fossero riusciti a impedirgli di avvicinarsi e di entrarne in possesso, usavano ogni loro potere per portarglielo via. C'era una volta un figlio di contadini di nome Ivasek che aveva appena 10 anni e già aiutava i suoi genitori portando le mucche al pascolo. Le mucche costituivano tutta la ricchezza della famiglia, davano il latte, il burro e la panna e Ivasek doveva stare molto attento a non perderle di vista. Non era da escludere che entrassero in una palude dalla quale non sarebbe più stato possibile tirarle fuori o che cadessero in un burrone o finissero nelle fauci dei lupi. Infatti, proprio nel giorno di San Giovanni, le mucche si allontanarono mentre Ivasek si era distratto a raccogliere le fragole nella radura ai margini del bosco. Quando non rimase più neanche una fragola rossa e profumata e il sole si avviò sulla via del tramonto, solo allora Ivasek alzò lo sguardo e si mise in ascolto, ma non sentì i campanacci che aveva appeso al collo delle sue bestie. «Povero me!» singhiozzò il ragazzo. «Ora come faccio a tornare a casa? Che cosa dirò ai miei?» Un attimo di smarrimento, però decise che le lacrime non potevano aiutarlo e si addentrò nel bosco con la ferma intenzione di ritrovare le mucche prima del calar del sole. Si fece strada in mezzo ai rovi, passò sotto le chiome delle querce e dei castagni, calpestò i rami fitti dei cespugli, ma delle mucche si era persa ogni traccia. Il sole tramontò e Ivasik capì di essere smarrito. Aveva paura, ogni tanto qualche uccello notturno lo toccava con un'ala morbida mentre volava e di tanto in tanto gli occhi fosforescenti delle belve lo fissavano nel fitto della foresta. Il suo cuore batteva forte nel petto, ma lui continuava ad andare avanti perché qualcosa gli diceva che fermarsi era peggio. Nutriva la speranza di uscire dal bosco e dirigersi verso un villaggio abitato. Mentre Ivasik camminava a tentoni nella boscaglia, giunse la mezzanotte e sotto una vecchia quercia su cui i rami stavano appollaiati 3 gufi, fiorì la felce. Il ragazzo vi passò vicino senza accorgersene e sfregò la pianta. Il piccolo fiore rosa si staccò dal gambo e cadde dritto dritto dentro il suo stivale. I gufi, che erano gli spiriti maligni, fecero dei versi spaventosi e il ragazzo, terrorizzato, corse all'impazzata nel buio e all'improvviso sbucò in una radura
e vide le sue mucche brucare pacificamente l'erba al chiaro di luna. La forza magica del fiore aveva individuato la cosa preziosa e perduta del ragazzo e gliel'aveva subito riconsegnata. Ivasic era esausto dal grande correre nel bosco e sfinito dalla preoccupazione si precipitò felice ad abbracciare le sue bestie. Le toccò una ad una per accertarsi che fossero davvero lì, sane e salve, e riprese fiato appoggiandosi ai loro fianchi caldi e robusti. Nel frattempo la luna si levò alta sopra le cime degli alberi e lui riconobbe il posto in cui si trovava. Si orientò nella foresta e intravide le colline dietro le quali c'era il suo villaggio. Rassicurato e sereno si mise in cammino con le mucche, ma gli spiriti maligni volevano a tutti i costi ritornare in possesso di quel fiore. Non gradivano l'idea che un ragazzino distratto potesse tutto d'un colpo disporre di poteri magici tanto strabilianti e sottrarre all'oscurità i suoi tesori nascosti, e si fecero ben presto vivi. D'un tratto Ivasic vide un fuoco in mezzo al bosco, si avvicinò e scorse una vecchia che altro non era un demonio, intenta a cuocere un brodo che sprigionava un profumo squisito. «Salve, nonnina!» disse con l'acquolina in bocca. «Salve, ragazzo! Ti sei perso nella foresta? Hai fame?» gli chiese la vecchia con fare gentile. «Ormai sono sulla strada di casa», bofonchiò Ivasic. Poi aggiunse con voce più chiara: «Però ho davvero una fame da lupi». «Ti do volentieri un po' del mio brodo», disse la strega, «ma a una condizione, che tu mi regali i tuoi stivali. Insomma, ti propongo uno scambio». La strega avrebbe così facilmente ripreso il fiore di felce che sonnecchiava dentro lo stivale di Ivasic, ma questi non accettò la proposta. «No, non mi conviene», rispose dopo averci pensato un po'. «Devo attraversare ancora un bel tratto di foresta e la palude, e come faccio a piedi nudi? E poi fra qualche ora sarò a casa mia madre e mi dirà tanto latte, il pane fresco. Grazie lo stesso». Ivasic salutò la vecchia e proseguì il cammino. Era già uscito dal fitto del bosco e avanzava sul sentiero battuto in aperta campagna sotto il cielo arrossato dell'alba, quando vide un passante con un mulo. Aveva l'aspetto di un normale mercante, ma altro non era che un secondo demonio. «Buongiorno», gli disse Ivasic, ignaro del pericolo. «Buongiorno a te, ragazzo», disse il finto mercante. «Guarda che cosa ho portato ai bambini del tuo villaggio: giochi e dolci in grande quantità. Non rimanere senza, ce ne sono anche per te». E il mercante, mentre parlava, mostrava il contenuto del suo enorme baule e poi rovesciava sul sentiero bambole, spade, cavalli di legno, scacchi, taralli, caramelle, biscotti. A Ivasic luccicavano gli occhi, avrebbe voluto possedere tutte quelle meraviglie. «Su, ragazzo, ti vendo tutto il baule», disse il mercante. «Vendi? Ma io non ho denaro per comprare nulla». «Ed io allora te lo regalerò in cambio dei tuoi stivali». Ivasic esitò un attimo, la tentazione era grande, ma poi pensò a quanto si sarebbe arrabbiata la mamma a vederlo arrivare senza gli stivali, che erano di pelle robusta, costavano cari ed erano soprattutto utili, molto più utili di quei giochi e di quei dolcetti. «No, è meglio di no», disse Ivasic, accingendosi a riprendere la sua strada.
Fra poco sarò a casa e di sicuro i miei avranno comprato qualche bel regalo. Grazie comunque, la vostra offerta è molto gentile. E detto fatto, si allontanò, lasciando il finto mercante a bocca asciutta in mezzo al suo ciarpame sparso in terra. Quando il sole, ora ormai alto, e cominciava a fare caldo davvero, Ivask arrivò nei pressi del suo villaggio. Lì gli spiriti maligni del bosco tentarono ancora una volta di riprendersi il fiore magico. Nel laghetto in cui solitamente nuotavano i ragazzi, Ivask vide i suoi migliori amici, che altro non erano che i demoni travestiti, sguazzare spensieratamente dentro all'acqua. «Vieni, Vasik!» gridarono scorgendolo arrivare con le sue mucche. «L'acqua è meravigliosa, vieni a giocare con noi!» Ivasik questa volta non disse di no. Era stanco, sporco e felice di essere in vista della sua casa, così, senza pensarci due volte, legò le mucche agli alberi sulla riva del lago, si tolse i vestiti e gli stivali e si tuffò. Quando riemerse dall'acqua, non vide nessuno che nuotava al suo fianco. Gli amici si erano volatilizzati, scomparsi in un soffio. Ivasik diede 2 forti bracciate e ritornò a riva e constatò che i suoi stivali erano spariti. Si rattristò molto e si avviò verso casa, mogio mogio, a piedi scalzi. Non sapeva che quella straordinaria sparizione non era frutto di uno scherzo dei suoi amici, ma opera degli spiriti maligni che erano tornati in possesso del fiore di felce e aveva paura che i suoi lo sgridassero per la sua inavvedutezza, la sua sbatataggine e lo volessero punire. Ma nulla di ciò avvenne, perché i suoi furono così felici di vederlo rientrare sano e salvo con le loro mucche che neppure lontanamente pensarono di rimproverarlo. Lo abbracciarono, gli comprarono un nuovo paio di stivali e tutti insieme fecero festa con qualche buon dolcetto.